So che può sembrare una banalità, ma la realizzazione di un capotasto, che si tratti di una chitarra, di un basso o qualsivoglia cordofono avente una tastiera, non è mai una cosa da prendere sotto gamba. Non tanto per la lavorazione che bisogna fare sul materiale, no? Voi vedete è un pezzo abbastanza piccolo, semplice, qui ne ho uno in ebano, mentre qui ne ho uno in sintetico, simil avorio. E, manualmente è un pezzo abbastanza gestibile nelle lavorazioni, ma il vero dilemma si viene ad avere in quello che è il calcolo delle proporzioni e il distanziamento tra le corde. Ed è proprio in questo video che voglio spiegarvi il perché. Oltretutto, quindi oltre a una certa spiegazione, avrete anche un file in vostro aiuto, un file proprio di calcolo, una tabella Excel che non ho realizzato io, sono stati i ragazzi di guitarsproject.com che vi consiglio di andare a visitare, vi lascerò il link in descrizione e vi spiegherò anche come funziona la tabella, così almeno vi tolgo qualche dubbio, non è magari subitamente intuitiva, è in inglese e quindi bisogna un po' masticare certi rudimenti, però il lato positivo è che le quote sono tutte in millimetri. Bene, buona visione. Dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che si può essere tratti in inganno da un effetto ottico. Questo effetto ottico è dato appunto dalle diverse dimensioni delle corde poste nel seguente modo. Bene, questo effetto ottico ci inganna in particolar modo, ci fa pensare che la distanza tra l'asse di simmetria di ogni singola corda, quindi l'interasse di ogni singola corda, sia equidistante da corda a corda. In realtà questa cosa non è vera e lo capiremo subito nell'illustrazione a seguire. Bene, in questa illustrazione, molto sintetica e concettuale, abbiamo, molto stilizzato, ripeto, un capotasto nel quale andremo fin da subito a segnare le future sedi, con queste piccole tacche, delle corde in maniera equidistante, quindi c'è la stessa distanza tra una tacca e l'altra, escludendo gli estremi. Bene, ora posizioniamo le corde, queste sono le sezioni delle corde, e subito salta all'occhio l'errore. Noi qui abbiamo creato delle tacche equidistanti tra di loro, ma ponendovi sopra delle corde con diversi spessori si nota subito un errore, uno squilibrio. C'è più spazio tra le corde più piccole rispetto alle corde più grandi e questo è un errore. In questo modo si nota meglio. Ho appena tracciato in rosso gli assi di simmetria delle corde. In questo momento si nota molto bene come in questo eventuale basso a 5 corde la distanza tra gli assi sia identica, mentre la distanza tra i punti più esterni delle corde, quindi tra i raggi delle corde, segnalate qui da delle linee di diversi colori, quindi verde, blu, giallo e arancione, risultano essere diverse. Queste invece dovrebbero essere uguali e lo vediamo subito in un esempio, su un altro tipo di cordofono. Un basso a 4 corde. Bene, in questo basso a 4 corde abbiamo creato le tacche, ma stavolta non equidistanti tra di loro. Abbiamo creato le tacche in modo tale da avere una distanza equa, invece che tra gli assi di simmetria delle corde, tra i punti più esterni delle corde, quindi tra i raggi delle corde. Ok? Quindi avremo ben non l'equidistanza tra gli assi di simmetria delle corde, ma l'equidistanza tra lo spazio reale tra le corde in questo modo. Ok, andiamo invece a vedere cosa succede tracciando gli assi di simmetria delle corde. Si creano degli spazi disomogenei, quindi A, B e C, dove A è maggiore di B, che a sua volta è maggiore di C. Se vi dicessi che fin qui non è finita, che bisogna anche contare che oltre alla distanza laterale tra le corde bisognerebbe pensare anche a di quanto far affondare le corde nel nostro capotasto, allora si aprirebbe tutto un altro discorso, ma forse è meglio se ne parliamo in un altro video, magari il sequel di questo video. Bene, si parla comunque di linearità, ma non è una linearità così scontata, conviene trattarla meglio in un altro video. Come saprete esistono diversi tipi di strumenti con queste fattezze e a loro volta con diversi numeri di corde, diverse proporzioni. Quindi per riuscire a proporzionare bene i conti ho trovato per voi, che vi fornisco comunque qui in descrizione tramite un link, è scaricabile gratis, una serie di tabelle interattive nelle quali
a seconda dei valori che vengono aggiunti e modificati, riuscite ad avere precalcolati i valori da rispettare per poter costruire i vostri capotasti. Andiamo quindi subito a vedere come funziona questo strumento di calcolo. Considerando l'esempio delle 6 corde, come può essere nel caso di una chitarra, ma anche di un basso 6 corde, possiamo andare a infierire intanto su quello che è il nut, ovvero la larghezza del nostro capotasto. Modificando questa avremo una modifica dei valori di conseguenza. Dove vedete i diversi range si tratta proprio dei bordi. Nella parte inferiore avete una parte grafica, proprio un'illustrazione, nella quale vedrete dei cambi a seconda dei valori che andrete a cambiare. Adesso abbiamo appena cambiato la larghezza totale del nostro capotasto. Questo è un capotasto stilizzato, per intenderci. Proviamo ora a modificare uno degli estremi, ok? Un edge. In questo caso è l'estremo vicino alla sesta corda, l'estremo vicino alla corda più spessa. Bene, l'abbiamo modificato da 3 mm a 5 mm. Avete notato un certo cambio nella parte grafica? Ecco, lo noterete anche adesso quando andremo a cambiare l'altro estremo. Si è notato, immagino, eh? Ok, adesso proviamo a tornare ai valori che avevamo all'inizio e cambiamo anche lo spessore di una singola corda. Renderà il cambio ancora più palese. Portiamola a 3 mm, esageriamo. Credo che sia abbastanza chiara l'efficacia di questo sistema, con questo metodo, con questo foglio di calcolo. Ripeto, nella prima colonna abbiamo la nomenclatura, con la quale abbiamo nut, ovvero la larghezza del capotasto, edge, ovvero il bordo, in questo caso il primo bordo, quello dalla parte della sesta corda, quindi la corda più grave, poi abbiamo sesta, quinta, quarta, terza, seconda e prima corda, e infine l'altro estremo edge. I due edge sono segnalati in blu e infatti anche nella parte grafica li vedete in blu, mentre le corde sono in rosso e il nut è in nero. Tutto ciò che è scritto in grassetto in queste tabelle è modificabile e corrisponde ai valori reali delle dimensioni fisiche di quello che avete sul vostro strumento, di quello che dovete costruire sul vostro strumento. Nella seconda colonna, partendo da sinistra, abbiamo quindi i valori degli spessori, che sia uno spessore del capotasto, della corda o dell'estremo, o anche le distanze tra le corde. Nella terza colonna abbiamo le quantità da segnare sul capotasto, partendo dall'estremo, dalla parte delle corde gravi, mentre viceversa nella quarta colonna abbiamo sempre questi valori, ma partendo dalla corda più acuta. Questi valori corrispondono al segno che faremo in corrispondenza di quelli che saranno gli assi, di simmetria delle corde. Quindi anche da questa tabella notate subito che mentre nella seconda colonna abbiamo i valori dove gli interspazi tra le corde sono sempre uguali, attenzione, gli spazi tra le corde, ma non gli spazi tra gli assi di simmetria delle corde, come avete visto nell'illustrazione precedente, nelle ultime due colonne invece avete proprio le distanze, partendo dai due estremi, nelle quali puoi andare a segnare per fare le scanalature che vedremo nel prossimo video di quanto dovranno essere profonde, a seconda dei casi. Ringraziandovi per essere arrivati fino a questo punto del video e sperando di non aver lasciato tantissimi dubbi, comunque ribadisco che potete fare delle domande nei commenti. Se potete, ribadisco anche di andare a visitare il sito di guitarproject.com, è molto interessante e sicuramente vi potrà dare una mano per molte altre nozioni. Che dire ragazzi, se potete iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e buon divertimento!